saluto a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. In questo video tutorial realizzerò un cappello fashion a tesa larga, il cui bordo è sostenuto dal rigilene. Per le spiegazioni che riguardano come inglobarlo ci sarà un tutorial a parte, che servirà anche per altri modelli di cappelli con la tesa rigida. L'applicazione iperbolica di questo cappello è cucita internamente e su un lato della tesa. E anche per le spiegazioni di come realizzarla ci sarà un tutorial separato. Per questo progetto ho usato il filato lana merino oro della Tresfere messo in doppio e l'uncinetto numero 5. Adesso diamo inizio al video tutorial. Iniziamo avvolgendo il filo attorno all'indice e al medio e facendo un piccolo incrocio. Sul davanti con l'uncinetto passiamo sotto al primo filo, agganciamo il secondo e con una lieve torsione chiudiamo il punto con il filo di lavorazione. Questo è l'anello magico. All'interno di questo anello magico dobbiamo fare 10 maglie basse e quindi 1, 2, 3, 10. Tiriamo il filo corto per stringere il cerchio magico e senza chiudere il giro, perché questa sarà una lavorazione a spirale, faccio direttamente un aumento, cioè 2 maglie basse lavorate insieme nella stessa maglia di base, una e una, 2, mettiamo il marcapunti nella prima delle 2 maglie dell'aumento e una maglia bassa singola, un aumento, una maglia bassa singola per tutto il giro. Ci vediamo alla fine del giro. L'ultimo aumento, 1 e 1, 2, e l'ultima maglia bassa singola. Per questa corona ho deciso di fare gli aumenti sfalsati. Questo è stato il primo giro con aumenti e quindi è un numero dispari. I numeri dispari di tutti i giri con aumenti inizieranno sempre con un aumento più le maglie basse singole previste per quel giro. Questa mia lavorazione, iniziata con 10 maglie basse senza avere raddoppiato, fa sì che in ogni giro della corona ci saranno soltanto 5 aumenti. Adesso iniziamo il secondo giro. Tutti i giri pari non inizieranno mai con l'aumento, ma con le maglie basse singole. In questo caso io dovrei fare due maglie basse, un aumento, 2 maglie basse, un aumento per tutto il giro, ma invece inizierò con una maglia bassa. L'altra la farò alla fine del giro. Quindi una maglia bassa, mettiamo il marcapunti, un aumento, due maglie singole, un aumento, e ci vediamo quasi alla fine del giro.
l'ultimo aumento, quindi una e una 2, e mi ritrovo con una sola maglia da lavorare, perché la prima l'ho lavorata all'inizio del giro, la prima delle due, quindi completo il giro lavorando una maglia bassa. Adesso inizia il terzo giro, è un numero dispari, quindi comincia con l'aumento. 1 e 1, 2, mettiamo sempre il marcapunti nella prima maglia dell'inizio, e se nel giro precedente le maglie singole fra un aumento e l'altro erano 2, qui saranno 3. Quindi 1, 2 e 3. Il giro prosegue con un aumento, 3 maglie singole, un aumento, 3 maglie singole per tutto il giro. Ci vediamo alla fine. Ho finito il terzo giro dove le maglie basse singole tra un aumento e l'altro sono 3. Adesso devo iniziare il quarto giro che, essendo pari, dovrebbe iniziare con 4 maglie singole, un aumento e 4 maglie singole per tutto il giro, ma come ho fatto per il secondo giro, queste 4 maglie e tutte le maglie che lavoreremo nei giri pari verranno divise a metà, in questo caso 2 all'inizio e 2 alla fine. Quindi cominciamo con 2 maglie singole, una, e mettiamo il marcapunti, e una 2. L'aumento, e adesso devo lavorare 4 maglie singole, un aumento, 4 maglie singole, un aumento, fino a quando dall'altro lato mi troverò a dover lavorare l'ultimo aumento e le ultime 2 maglie singole, che sommate alle 2 maglie iniziali comunque sono le 4 maglie previste per questo giro tra un aumento e l'altro. Ci vediamo quando arrivo all'ultimo aumento. L'ultimo aumento, 1 e 1, 2, e le ultime 2 maglie singole, che sommate alle 2 maglie iniziali fanno le 4 maglie previste per questo giro. Il prossimo giro è il quinto e quindi inizia con un aumento e 5 maglie singole per tutto il giro. Il sesto, che prevede 6 maglie basse singole tra un aumento e l'altro, inizierà con 3 maglie basse singole, un aumento, poi 6 maglie basse singole più un aumento per 4 volte e terminerà con 3 maglie basse singole. Le 3 maglie basse iniziali sommate alle 3 maglie basse finali danno le 6 maglie basse previste per quel giro. Il lavoro prosegue in questo modo fino a quando abbiamo raggiunto l'ampiezza desiderata della corona. Quindi ci vediamo quando la corona sarà finita. Ho finito la corona del cappello e, come potete vedere, questa corona ha già una forma perfettamente a calotta, e questo per il fatto che io ho lavorato soltanto con 5 aumenti per giro, per cui è già ben definita, in modo che quando viene indossata la cloche sulla sommità del capo è perfettamente tondeggiante, come si può vedere anche
dalla parte interna abbiamo quindi una forma concava e una convessa. E, io mi sono fermata a finire la corona, quindi da ora in poi non farò più giri con aumenti, e ho un totale di 85 maglie basse. Per prendere la misura del diametro, essendo già questa una calotta incurvata, non è facile prenderla, anzi un attimo la tolgo perché non viene facile prenderla, perché se la schiacciamo in ogni caso il diametro non è corretto. Allora io normalmente la metto sulla testina di polisterolo. In questa inquadratura non ci sta, quindi la metto su una semisfera sempre di polisterolo. La distendo ben bene, prendo uno spillo, lo metto al centro dell'anello magico e con il metro prendo la misura del... un attimo che prendo il metro. Prendo la misura del raggio in questo caso. Il raggio dovrebbe essere la metà di 17, quindi 8,5. Sarà un po' di più perché comunque la corona è incurvata. Infatti misura 9, però va bene. Per un diametro di 17 questo 9 va bene perché è una misura incurvata, quindi questa misura di raggio poi in effetti corrisponde a un diametro di 17-17,5 centimetri. Ho preparato anche un piccolo schema per spiegare come si calcola la misura di un cappello, perché io ho detto 17, dico ma come mai mi sono fermata a 17? E adesso lo spiego. Ho fatto un piccolo disegno dove ho messo l'esempio di una circonferenza della testa, anzi due, una 55 cm e una 56 cm, che corrispondono comunque più o meno a una misura di testa standard di una donna. La regola, che è una regola matematica, dice di dividere la misura della circonferenza per 3,14 e in entrambi i risultati abbiamo 17 centimetri perché i decimali diciamo che non si considerano mai o quasi mai. Poi ho fatto un disegno di un cerchio che sarebbe la circonferenza, dove ho segnato due misure di diametro. 17 io la considero per le cloche lavorate a maglia bassa, 16,5 o addirittura 16 quando io lavoro dei cappelli che invece hanno altri punti tipo la mezza maglia alta o la maglia alta, perché tendono a cedere e quindi è meglio che il diametro sia leggermente inferiore, se no cedono e poi diventano troppo larghi. E per quanto riguarda invece la lunghezza definitiva del cappello, che in una cloche normalmente si ferma a un dito sopra le sopracciglia, bisogna aggiungere, sempre la regola dice di aggiungere 2 centimetri alla misura del diametro. Se il diametro è 17, più 2 fa 19, quindi questa misura dal centro del cerchio magico fino alla fine del cappello deve essere 19 centimetri. Questo è l'esempio per un diametro, diciamo, leggermente più piccolo. Quindi io ho raggiunto nella corona il diametro di 17 centimetri e quindi mi sto fermando dal fare giri con aumenti. Le maglie sono 85 e adesso io proseguirò per un tot di giri che ancora non so quanti saranno, perché poi comunque mi fermerò quando arriverò a 19 centimetri partendo dal cerchio magico.
e poi la fascia sarà finita. Quindi adesso io proseguo lavorando le maglie così come si presentano. Sono 85, quindi io per tutti i giri, che probabilmente saranno intorno ai 15 giri, poi lo vedrò, anzi lo vedremo insieme, lavorerò sempre su 85 maglie basse. A più tardi. Dopo aver finito la corona ho fatto 15 giri di maglie basse. Le maglie sono sempre 85, però adesso non ho finito la fascia perché devo fare gli ultimi 3 giri. Il giro che sto per iniziare sarà un giro con ulteriori 5 aumenti perché devo portare le maglie da 85 a 90 per il tipo di tesa che voglio fare. Quindi, togliendo il marcapunti, io inizio facendo un aumento, uno e uno, due, mettiamo di nuovo il marcapunti e se quando ho finito la corona le maglie basse tra un aumento e l'altro erano 15, in questo giro saranno 16. Quindi io adesso devo fare, dopo aver fatto l'aumento, 16 maglie basse, un aumento, 16 maglie basse, un aumento per tutto il giro. Dopodiché devo fare un altro giro senza aumenti, quindi lavorerò 90 maglie basse e ci vediamo alla fine del secondo giro, quello appunto dove non ci saranno aumenti. Ho fatto il giro con gli aumenti e il giro senza aumenti. Adesso per completare la fascia devo fare un ultimo giro sulle 90 maglie basse che mi ritrovo. E questo giro sarà fatto appunto basso in rilievo. Quindi non tolgo il marcapunti perché il primo punto da lavorare non è quello del giro sottostante, ma devo entrare da dietro al punto di questo giro che ho appena finito. Quindi entro da dietro, poi passo davanti al punto accanto, quello dove c'è il marcapunti, lo tiro un po' così si vede meglio, esco sul retro del lavoro, aggancio il filo e chiudo il punto. Adesso posso togliere il marcapunti e metterlo in questo punto appena lavorato. Adesso farò vedere una decina di punti molto lentamente. Quindi entro, verrebbe spontaneo andare nel punto accanto, invece entro da dietro il punto lavorato, passo davanti, esco sul retro, aggancio il filo e chiudo il punto. Ancora una volta, entro da dietro, passo davanti, aggancio il filo sul dietro del lavoro, lo porto fuori e chiudo il punto. Entro da dietro, passo davanti, aggancio il filo con l'uncinetto, lo porto fuori e chiudo il punto. Ripeto ancora qualche altro punto e ve lo faccio solo vedere senza commentarlo, quindi guardate attentamente. Faccio ancora 3 o 4 punti e poi mi fermo. Allora, entro da dietro, passo davanti, aggancio il filo con l'uncinetto, lo porto fuori e chiudo il punto. Entro da dietro,
passo davanti, aggancio il filo con l'uncinetto e chiudo il punto. Ecco, mi fermo, ma sono più che sufficienti per fare vedere che questo tipo di punto fa sì che ci sia come una riga in rilievo. Questa riga in rilievo mi farà da stacco fra la parte della fascia e quindi di tutta la cloche e la tesa. Quindi ci vediamo quando avrò finito tutto questo giro e ci vediamo qui alla fine del giro. Ho completato il giro a maglia bassa in rilievo e adesso cominceremo a fare la tesa. Però voglio fare una premessa, soprattutto per le principianti. Prima di decidere che tipo di lavorazione voglio fare per una tesa, devo fare i conti con il numero di maglie che mi ritrovo alla fine della fascia e questo dipende dal tipo di filato che ho usato. Per questo progetto io voglio fare una tesa abbastanza ondulata perché l'applicazione che ho scelto la voglio cucire all'interno di un lato della tesa. In questo momento io ho 90 maglie e voglio fare 10 aumenti per giro. Per questo motivo non inizierò il primo giro con un aumento come ho fatto per la corona, ma direttamente con le maglie basse singole, ma con lo stesso sistema per quanto riguarda i giri con aumenti che ho usato per la corona, e cioè quando i numeri di maglie basse tra un aumento e l'altro sono pari, inizio il giro con una prima metà delle maglie previste per quel giro e l'altra metà invece la lavorerò alla fine del giro. Allora, in questo caso io per fare 10 aumenti, devo lavorare perché 90 diviso 10 fa 9, quindi devo lavorare, compreso l'aumento, su 9 maglie. Quindi significa 8 maglie più un aumento, visto che sto cominciando con le maglie singole. Quindi dovrei fare 8 maglie più un aumento per tutto il giro, ma siccome come ho fatto per la corona, dove le maglie previste in quel giro sono pari, all'inizio le devo dividere a metà. Quindi ora comincerò con lavorare 4 maglie basse singole più un aumento, 8 maglie basse singole più un aumento per tutto il giro, fino a quando da quest'altro lato qua, dopo l'ultimo aumento, mi ritroverò 4 maglie basse da lavorare che, sommate alle prime 4 iniziali, comunque mi daranno sempre 8 maglie. E quindi intanto faccio questo primo giro e cominciamo subito. Poi vi spiego invece che, ma lo posso dire anche mentre lavoro, che questa tesa non avrà gli aumenti in tutti i giri, ma uno sì e uno no. Quindi alternerò un giro con aumenti con un giro senza aumenti. E questi giri con aumenti inizieranno sempre in maniera differente. Quando le maglie, e questa è una ripetizione che faccio, fra un aumento e l'altro sono pari, inizio con le maglie singole divise a metà. Quando invece le maglie tra un aumento e l'altro sono dispari, inizierò direttamente con l'aumento più le maglie previste per tutto il giro. Quindi adesso iniziamo, che la pratica è meglio della teoria. Allora, devo fare 4 maglie basse singole, una, e metto il marcapunti, 2, 3, 4. Adesso faccio l'aumento, 1 e 1, 2, e adesso faccio le 8 maglie che sono previste in questo giro. Quindi 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 e 8. Adesso devo continuare un aumento, 8 maglie basse, un aumento, 8 maglie basse, fino a quando, questa è una ripetizione al solito la mia, da questo lato non mi ritroverò ad avere lavorato l'ultimo aumento e dovrò lavorare le 4 maglie basse. Ci vediamo alla fine di questo giro, anzi no, dopo aver finito questo giro farò un ulteriore giro ma senza fare aumenti, quindi ci vediamo per poi iniziare il prossimo giro con aumenti. Ho terminato anche il secondo giro della tesa. Tutti i giri pari della tesa comunque saranno sempre senza aumenti. Invece i giri dispari sono con aumenti, solo che li ho iniziati, come ho detto prima, non con l'aumento ma con le maglie singole divise a metà. Adesso dobbiamo fare invece il terzo giro, quindi è un giro dispari e quindi è con gli aumenti, ma lo inizio direttamente facendo un aumento. 1 e 1, 2. Mettiamo il marcapunti. Se nel primo giro con aumenti le maglie singole fra un aumento e l'altro erano 8, qui saranno 9 perché le maglie singole fra un aumento e l'altro aumentano di una unità ogni volta che si fanno i giri con aumenti. Quindi adesso ne devo fare 9, ma non le faccio, se no dura troppo a lungo questo tutorial. Quindi ho fatto un aumento, adesso farò 9 maglie basse, un aumento e 9 maglie basse per tutto il giro. Poi farò il quarto giro che è senza aumenti e ci vediamo prima di iniziare il quinto giro. Ho finito il quarto giro, quello senza aumenti. Adesso dobbiamo iniziare il quinto giro. Le maglie singole previste per questo giro sono 10, per cui sempre tra un aumento e l'altro le divido in due e ne lavoro prima 5 da questo lato, 1, ricordiamoci sempre il marcapunti, 2, 3, 4 e 5. Adesso l'aumento. E adesso bisogna fare 10 maglie basse, un aumento, 10 maglie basse, fino a quando arrivando dall'altro lato, e questa volta ci vediamo quando completo l'ultimo aumento e mi rimangono le 5 maglie basse, così ve lo faccio vedere. L'ultimo aumento, 1 e 1, 2, e le ultime 5 maglie basse singole, 1, 2, 3, 4 e 5, che sommate alle prime 5 maglie iniziali mi daranno sempre le 10 maglie previste per questo giro. Adesso inizierò il prossimo giro, che sarà un giro senza aumenti, e ci vediamo alla fine di questo giro. Ho finito il sesto giro. Questa tesa avrà un totale di 14 giri, tranne gli ultimi 2 giri che serviranno per inglobare il rigilene, ma per quello farò un video tutorial a parte. Dal prossimo giro, il settimo, proseguirò con la lavorazione fino alla fine della tesa. Per questo ho preparato una spiegazione scritta che potrà essere di aiuto. Non leggerò i giri dal primo al sesto perché li ho fatti vedere nei video. Quindi iniziamo dal settimo giro.
un aumento più 11 maglie basse per tutto il giro. Fra parentesi ho scritto per 10 volte, che sta a indicare che questa sequenza praticamente viene ripetuta 10 volte. Però adesso questa io non la leggerò più, come non leggerò più i giri pari, perché saranno tutti senza aumenti. Nono giro: 6 maglie basse più un aumento, 12 maglie basse più un aumento per 9 volte, 6 maglie basse che sommate alle 6 maglie basse iniziali danno le 12 maglie basse previste per questo giro tra un aumento e l'altro. 11° giro: un aumento più 13 maglie basse per tutto il giro. 13° giro: 7 maglie basse, un aumento, 14 maglie basse, un aumento per 9 volte, 7 maglie basse che sommate alle 7 maglie basse iniziali danno le 14 maglie basse previste per questo giro tra un aumento e l'altro. Il 14° giro sarà l'ultimo giro della tesa, quindi ci vediamo quando avrò finito questo 14° giro. Ho completato il 14° giro, che coincide con la fine della lavorazione della tesa, e ho già tagliato il filo. Non ho lavorato però l'ultimo punto basso e anziché chiudere il lavoro con una maglia bassissima, sfilo l'uncinetto, prendo la codalana, entro da dietro nell'asola del primo punto, quello che ha ancora il marcapunti, e passando con il filo sopra la maglia, l'ultima maglia che non ho lavorato, entro nel centro della maglia subito accanto, un po' a coprire questo punto basso non lavorato e creando così un'asola, una finta asola. Per me così questa chiusura è più armoniosa del punto bassissimo, perché il punto bassissimo scende un po' troppo repentinamente dopo la lavorazione dell'ultima maglia bassa e rimane fra le altre cose anche un po' stretto. E soprattutto questo tipo di chiusura lo faccio quando devo poi inglobare il rigilene, perché questa maglia bassa non lavorata e la finta asola verranno presi insieme con l'uncinetto proprio nella fase dell'inserimento del rigilene. Adesso io devo soltanto bloccare il filo di lavorazione attraverso i punti sul retro del lavoro e la tesa è finita.